Dopo questo video la tua carenza di vitamine potrebbe diminuire drasticamente, scommettiamo? Ciao, sono Alberto Zippo, cultore del benessere, ed oggi vedremo insieme dei validi integratori di origine naturale. Prima di iniziare, se questi argomenti sono di tuo interesse, iscriviti al canale così da non perderti i prossimi video che pubblicherò. Ora, bando alle ciance, volume a palla, partiamo! Oggi analizzeremo degli integratori esclusivamente di origine naturale per compensare alcune carenze. Alcuni di essi sono alimenti a tutti gli effetti, che però, non essendo molto comuni nel nostro paese, vengono commercializzati più facilmente sotto forma di integratori. Iniziamo subito con la prima vitamina, la vitamina A, conosciuta anche come retinolo. Il fabbisogno giornaliero è stimato in RAE, che sta appunto per Retinol Activity Equivalent. Tutte le prossime vitamine che vedremo sono calcolate invece in grammi. L'assunzione quotidiana consigliata sarebbe di 900 RAE per gli uomini e 700 per le donne. Un integratore naturale formidabile di vitamina A è l'olio di fegato di merluzzo. Oltre ad essere l'integratore naturale per eccellenza di vitamina D, vitamina che analizzeremo dopo, è anche un'ottima fonte di grassi poliinsaturi e vitamina A. Il valore di quest'ultima è di 30.000 RAE, quindi sono sufficienti 2-3 grammi per coprire interamente il fabbisogno giornaliero. La seconda vitamina che vediamo oggi è la vitamina B9, conosciuta anche come acido folico. Il fabbisogno giornaliero di acido folico è di circa 0,4 mg e 0,6 in gravidanza. Spesso si trovano integratori di sintesi per questa vitamina, ma è possibile reperire anche integratori di origine naturale. Quelli che reputo personalmente molto validi sono a base di alga, in particolare alga wakame. Quest'alga è un'ottima fonte naturale di acido folico, con i suoi 200 microgrammi per etto nell'alga fresca. Come svariate alghe, in primis la nori, risulta utile anche come integrazione per la prossima vitamina che vedremo. Sto parlando della vitamina B12. Il fabbisogno giornaliero di vitamina B12 è di 2,4 microgrammi per gli adulti e 2,6 per le donne in gravidanza. Certamente le alghe possono aiutare a livello di integrazione, come ho accennato prima, ma un'altra validissima soluzione sono i funghi. Solitamente è difficile reperire questa vitamina negli alimenti di origine vegetale, fatta eccezione per alghe e funghi. Ovviamente vi è una spiegazione. Nelle alghe ciò dipende dalle fermentazioni batteriche, mentre nei funghi dalla coltivazione. I funghi champignon, quelli che ho selezionato per questa vitamina, vengono coltivati su terreni provenienti da allevamenti animali. Il concime che viene rilasciato permette appunto che questi funghi diventino una valida fonte di vitamina B12. Prima di passare alla prossima vitamina ci tenevo a concludere con un chiarimento. Avrei potuto scegliere un integratore di origine animale, come il colostro, ma siccome questa carenza è presente tendenzialmente in chi segue un regime alimentare vegano, ho preferito selezionare un integratore di origine vegetale. Siamo arrivati alla vitamina numero 4, la vitamina C. Il fabbisogno giornaliero può variare da 70 mg a 120 mg, ma se ne può assumere anche di più. Generalmente non risulta tossica fino ai 2 grammi al giorno. Un integratore naturale formidabile di vitamina C è l'acerola. Con il suo grammo di vitamina C per etto di frutto risulta essere una fonte incredibile di questa vitamina. Andiamo oltre, la vitamina numero 5 di oggi è la vitamina D. Il fabbisogno raccomandato di questa vitamina è di 20 microgrammi al giorno. La fonte più preziosa l'abbiamo già analizzata prima. Infatti l'olio di fegato di merluzzo non è solamente un'ottima fonte di vitamina A, ma anche di vitamina D. Per questo motivo ho cercato di trovare un'altra soluzione che può essere ritenuta valida per questo tipo di vitamina. La risposta l'abbiamo nelle aringhe. Tutto il pesce azzurro è un'ottima fonte di vitamina D, ma quello che primeggia è l'aringa. Con il suo contenuto di 45 microgrammi per 100 grammi è ritenuta la seconda integrazione naturale per eccellenza di questa vitamina. Per quanto riguarda la vitamina D, risulta molto utile l'assunzione di vitamina D3 abbinata alla vitamina K2, che scopriremo dopo.
Passiamo ora al numero 6 di oggi, la vitamina E. Il suo fabbisogno giornaliero è stimato in circa 12-13 mg. Anche per questa vitamina un'ottima soluzione sarebbe l'olio di fegato di merluzzo. È davvero un portento, come avrai potuto intuire. È possibile reperire però questa vitamina anche in un ottimo alimento come le mandorle, di conseguenza anche dal suo olio. Infatti, uno dei migliori integratori naturali di vitamina E è appunto l'olio di mandorle. L'olio di mandorla alimentare può inoltre migliorare la salute cardiaca, grazie alla sua ricca presenza di grassi monoinsaturi, i cosiddetti grassi buoni. Siamo arrivati all'ultima vitamina di oggi, la vitamina K. Come sappiamo, la vitamina K si divide principalmente in K1 e K2. Il fabbisogno giornaliero raccomandato di vitamina K in generale è di circa 140 microgrammi al giorno, ma non è specificato quanta vitamina K1 o K2 bisognerebbe assumere. Gli integratori naturali di vitamina K2 che si trovano solitamente in commercio sono estratti dal natto. Il natto è un alimento che viene ottenuto dalla fermentazione della soia. Non essendo un fan di questo tipo di alimento, per i motivi che ho raccontato in passato, non reputo il natto la migliore integrazione, ma ho ritenuto corretto citarlo. La soluzione che preferisco per questa vitamina sono due fiori. La vitamina K2 infatti si può ricavare anche dal geraniolo e dal farnesolo. Si trovano diversi prodotti in commercio con questi due estratti combinati. La loro assunzione, accompagnata da olio extravergine d'oliva, risulta essere davvero un'ottima soluzione per assumere vitamina K2. È fondamentale però accompagnarla alla vitamina D3. Ne ho parlato nello specifico in questo contenuto, dove ho illustrato 7 cibi comuni utili per ridurre al minimo la carenza di alcune vitamine. Spero di esserti stato d'aiuto anche oggi e ci vediamo al prossimo video.